Simo, Welcome, benvenuti. Ciao Donato. buonasera. Ciao cara, come stai? Come state? Bene, tu? Bene, bene, sono ancora in vacanza, quindi qua a Tu? Lubecca mi trovo, quindi siamo venuti qua con un'amica che è venuta a trovarmi e dall'Italia, quindi abbiamo fatto una piccola trasferta a Lubecca, città stupenda. Sì, è bellissima Lubecca, sono Ah, stata veramente anni bellissima. fa e tutta la parte delle spiagge è stupenda, veramente Lì ci meravigliosa. andiamo domani, adesso abbiamo fatto la cittadina, 3-4 giorni, Spiaggioni poi enormi, posti sul mare, poi è bellissima anche la città. Bella. Bene, bene, benvenuti, benvenuti. Siamo nella nuova energia del Warrior giallo, Yellow Warrior. Quindi abbiamo cambiato energy. Com'è andata l'onda scorsa? Raccontati, bene. Donato. Bene, 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 insomma c'è stato un po', sì, di frullio particolare, però no dai, sì, 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 è stato bello, è stato abbastanza eh, calming, insomma, nella mia situazione. Non so voi, però con tutto quello che un po' c'è Ci nel sono cielo. tantissimi movimenti in questo momento. Ieri è stata la meravigliosa Luna in Lion, veramente una grande apertura e quella della sincronicità, no, di quello che sta succedendo. Ieri la Luna in Leone e oggi inizia l'onda del guerriero giallo, no? Che è il coraggio, che è L'onda della sempre il notte. portare questa grande lealtà, no? Verso di noi, no? Verso noi stessi. E quindi tutto è assolutamente super sincronico, no? E quindi meraviglioso, devo dire. Tutto Sì, funziona poi nel la modo notte, se pensiamo che la notte è proprio l'analogo proprio del guerriero e noi veniamo dall'onda della notte, perché sono proprio giusto. vicini come, Sì, come però è griffi. bellissimo perché ieri questa luna in leone che è stata una grande apertura di luce e oggi diciamo apriamo con il guerriero, no? Questo guerriero giallo che porta Sì, questa spada di verità, porta questa grandissima verità da portare nel mondo, questa grandissima verità è la nostra verità, come dico sempre, no? Essere fedeli, fedeli a questa grande realtà verso di noi, no? E quindi veramente meraviglioso tutto quello che sta succedendo. È tutto sincronico, tutto perfetto, quindi iniziamo ora a cavalcare questa onda di 13 giorni, questa nuova energia. E vediamo un po' che cosa oggi, quali saranno i messaggi che passeremo, non so, perché ieri sera con la luna ce ne sono stati tanti, e uno dei messaggi era trovate il vostro messaggio ascoltando tutti i segni. Quindi non so, era come un po' cerca l'oro e metti e trova quello che è per te. Quindi era un puzzle ieri sera è stato, diciamo, un indovinello, quindi vediamo. Vediamo stasera che succede con il guerriero. Intanto benvenuti, come sapete noi condividiamo le nostre visioni o tramite i oracoli e Donato tramite lo Stalking Maya Galattico e cerchiamo semplicemente di darvi delle informazioni, dei piccoli tips su che cosa sentiamo, no? L'energia che si muove nei prossimi 13 giorni per potervi aiutare un pochino a lasciare andare e vedere quello che gli si mostra davanti, no? E non per prepararvi, perché tanto il mio amore, amore, auguri al mio, scusate, c'è il mio bambino, il mio nipotino che ieri ha compiuto gli anni, infatti la persona speciale di ieri era il mio amore Axel. ah, Axel ti amo e mi sta guardando questa sera e quindi si è emozionato anch'io. ciao Vi Axel, voglio bene a tutti. auguri. E quindi ieri proprio con la lunetta Leone ha proprio compiuto gli anni, quindi ha aperto questo nuovo anno solare, no? Benedetto da questo momento. Grazie di esserci. E, Ciao.
E quindi benvenuti. Vediamo un pochino che cosa, quello che vi stavo dicendo, che cosa succede. Quindi Donato vi parla tramite il Solchi Maya galattico ed entrerà un pochino dentro. Cerchiamo semplicemente di darvi dei tips, qualche informazione per poter essere un pochino più, come si dice, sul pezzo, no? Cercare di non arrabbiarsi in questo momento, bisogna veramente credere, credere, credere in chi siete, in chi siamo, no? E questo guerriero dice, porta il guerriero la lealtà, no? Con questa spada che dice, seguo la mia verità, la mia parola. No? Ciao Maresa! Mm, meravigliosa, una delle mie pupille che sono venute a fare uno dei miei viaggi sacri, una delle ultime. E quindi che cosa volete portare? Qual è la vostra verità? Che cosa volete portare nella vostra vita, no? E quindi bellissimo questo momento e direi di iniziare con l'affermazione del guerriero giallo e così entriamo un pochino in questa energia, quindi facciamo un grande respiro tutti insieme e dice io unifico per interrogare, attraendo il coraggio. Sigillo l'output dell'intelligenza con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiro, quindi il coraggio, che cos'è il guerriero? Il coraggio di andare oltre, di portare proprio quello che avete dentro, come dicevo ieri. Lasciatevi portare dalla vostra verità, no? E quindi credete, questo guerriero non vuole fare la guerra, la spada non è per uccidere, non è per fare una strage, la spada è solo la verità che porta la mia verità e vado nel mondo portando la mia parola e credendo esattamente in chi sono e in quello che porto. Questa è la cosa più importante. La Maresa ti sta salutando, Moonchild, e dice ciao anche a te, Moonchild. Maresa è una delle ragazze Avevo tolto l'audio per non disturbare. Ciao, grazie. Un bacio. che non so se riesci a leggerli. Non so Eh, se devo, devo guardare dal in cellulare. trasferta il nostro Moonchild. Quindi andiamo a vedere che cosa ci dice oggi questo, questa onda, questi 13 giorni, cosa ci vogliono dire. Ullala, meraviglia delle meraviglie. Wow, sono molto contenta di questa apertura bella strong. Dice, morire per rinascere aprendo il cuore. Boh, iniziamo così. Il guerriero vuole che ci sia un cambio in questo momento di grandissima verità, che ci sia un cambio veramente attraverso quel cuore, con un grande perdono, portando con voi in questi 13 giorni, in questo cambio, in questo morire per rinascere, cos'è? Morire per rinascere non dovete morire, è semplicemente chiudiamo dei cicli che ormai sono stanti, che ormai non hanno più senso di esistere e apriamone uno nuovo veramente, dove stiamo comodi e dove perdoniamo tutto quello che è successo prima e dove crediamo nel nostro cuore, dove chi ci guida è semplicemente il nostro cuore. Quindi già il messaggio direi che è abbastanza chiaro, limpido e chiaro, come sempre, no? Andiamo a vedere. Eccoci qua. Bene, il guerriero dice oggi, guerriero magnetico, primo giorno dell'onda,
inizia una nuova strada, ti puoi permettere di iniziare un nuovo cammino, quindi che cos'è? Chiudo quel ciclo che è finito, quindi mi posso permettere di lasciarlo andare invece di continuare a portare questi pesi. Cerchiamo di andare avanti più leggeri, che questo guerriero sia bello, bello aperto, che apra quel petto, che apra quel cuore, no? E possa seguire quella nuova strada, perché tanto non è una nuova strada, voi avete tutto a vostra disposizione per poter portare quel nuovo messaggio nella vostra vita. E iniziate un pochino a vedere le cose in un modo diverso. Non chiudiamo un ciclo, lo riapriamo e facciamo esattamente le stesse cose che un calcio, ho chiuso la luce, che abbiamo sempre fatto. No, cerchiamo di vedere le cose in un altro modo. Proviamo a guardare da tutti i lati che cosa sentiamo e se c'è una visione diversa di quello che vogliamo portare. E iniziamo a fare una ricerca, ricerchiamo veramente che qual è la nostra verità, cosa ci vogliamo portare in questi 13 giorni, in questo viaggio di questi 13 giorni. Facciamo come Donato è partito nella sua valigina. Che cosa ha messo? Non può aver messo tutta la casa. Ha fatto una scelta. Quindi scegliamo cosa portarci dietro e lasciamo andare le cose che non sono più per noi. E rimaniamo proprio un po' a respirarci, no? A lasciare che quel cuore, quel cristallo mandi tutti quei raggi e ci lasciamo guidare dal nostro cristallo, dal nostro cuore, no? Lasciando che si espanda, lasciando che illumini tutti quegli angoli che ci sono intorno a noi che non riusciamo a vedere, che non stiamo attenti. Invece abbiamo bisogno di portare luce ovunque e iniziamo a camminare in una strada molto velocemente, scegliamo qual è la strada, la direzione, perché qui abbiamo bisogno del coraggio, il coraggio di portare esattamente chi siamo, senza avere paura di fare una scelta, no? E che cosa ci chiede? Ci chiede di affidarci totalmente, di aprire quelle braccia, di dire ok, non voglio sapere nulla, va bene così. Portami e fammi vedere quella strada che io devo fare. Come se il vostro cuore fosse veramente una grande candela che illumina, un sole che illumina la vostra strada. E lo portate con voi. E a quel punto trovate veramente che potete anche sedervi comodi nella vostra poltrona e iniziare a progettare veramente quel dove volete arrivare. E come devo fare per arrivarci? Perché cos'ha il guerriero? Il guerriero è intelligente e usa quell'intelligenza a disposizione di quel cuore, di quella verità, di quella lealtà, perché ha quel coraggio. Io posso decidere dove voglio andare. A quel punto prendo una decisione. Io veramente quella è la cosa che voglio creare. Cosa devo fare per creare quella cosa? Cosa mi impedisce di arrivarci? Quindi provate a credere, a portare quell'abbondanza nella vostra vita, ad aprire veramente quelle strade, a squarciare con quella spada di luce ciò che vi sta impedendo di andare verso che cosa? Il vostro sogno. E voi avete tutto a vostra disposizione, perché avete le vostre qualità, tutto quello che è nelle vostre mani per poter arrivare. Semplicemente dovete rimanere morbidi e essere un po' più flessibili, non irrigidire, ok? E manifestare chi siete, senza paura. Io mi faccio vedere, sono bello fiero di chi sono. Sono mi innalzo, mi apro e apro quel cuore e illumino e porto armonia dentro di me, porto una grande armonia dentro di me. E a quel punto, quando ho portato quell'armonia e ho aperto quel cuore e faccio in modo che illumini quella strada dove sto camminando, cosa succede? Che io credo in me, che io torno alla mia verità, solo alla mia verità e non mi interessa assolutamente niente
di che cosa pensano gli altri. Io decido quella strada, vado in quella strada e porto quella parola e la continuo a portare. Non mi fermo se qualcuno non mi ascolta, ma io vado avanti perché c'è chi sta aspettando la mia parola e perché io devo andare, guerriero, al coraggio, credere talmente tanto in sé. E io a quel punto, credendo in me e ritrovando chi sono, io sono, mi ritrovo. A quel punto vado dove? Verso il mio sogno, verso la mia missione, quello che veramente devo fare in questa vita. E non è che dovete sempre pensare: "Oddio, qual è la mia missione di vita?" Tutte queste domande, no. Semplicemente sentite che cosa vi piace fare. Qual è la cosa che vi piace di più fare? Qual è la cosa che vi state comodi? Ed è lì il cambio. E quando ho capito qual è la cosa che mi fa stare comodo, allora a quel punto porto quell'ordine giù e mi permetto di stare dove veramente sto bene. Quindi questo guerriero, questi 13 giorni, fa un viaggio sano, porta della guarigione e porta anche veramente, come posso dirvi, eh, del benessere sia nel corpo fisico sia nel corpo spirituale, perché mi allineo con le mie spade, vado avanti e non ho paura, non ho paura, nessuno può fermarmi, perché io credo in me. A un certo punto ritrovo quella grande fiducia in me stesso, quella grande fiducia in che cosa? Nel mio cuore. Ricordatevi l'apertura che è la chiave dell'onda. La prima cosa che dico sono sempre, come dire, il riassunto di quello che questa onda mi vuole dire. Ed è muoio per rinascere. Porto il mio cuore. Quindi la chiave di questi 13 giorni è assolutamente nel cuore. Perché se io non mi fido del mio cuore, se continuo ad avere paura dell'amore, se continuo a bloccarmi, non vado da nessuna parte e l'amore non mi raggiunge. E l'amore è l'abbondanza in tutto, nell'amore, nel lavoro, nei soldi, in tutto. Quando io ho portato giù quella radice, a quel punto tutto fluisce, tutto si muove. E io sono leale verso me stesso, mi fido di me, quel guerriero sa quale azione deve fare per arrivare, ma non manipolando, sotto la luce, ricordate, è un guerriero di luce, non è un guerriero di guerra. Lui si muove sotto la grande direzione di chi? Della luce, della fonte che lo guida, dovete andare con la spada, quindi ricordatevelo bene, quel cuore. È il grande sole che illumina la vostra strada, illumina la verità, per illuminare dentro quel cuore, dentro di noi. Quando abbiamo trovato dentro di noi, quando il guerriero si è ritrovato e ha creduto in sé, a quel punto sa perfettamente qual è la strada che vuole seguire. Andiamo a vedere gli aiuti. Chi ci aiuterà in questi 13 giorni? Meraviglia delle meraviglie, che pera, che è lo scarabeo che parte da sotto dalla terra e si innalza e arriva a portare il sole in mezzo alle sue mani. Perché? Perché è proprio la rinascita, è come se lui salisse e, ehm, e rinascesse verso il sole e pensate che lui è il guardiano planetario, questo che pera. Quindi questa spirale che lui fa nel salire è proprio quell'uscita, no? Come vi dicevo prima, quel cambio che ci viene chiesto di lasciare andare, di chiudere quei cicli che ormai sono finiti e che non hanno più necessità di rimanere e di andare oltre. Guardate, no? Vabbè. Io le amo le mie bambine, scusatemi, ma sono follemente innamorata delle mie carte, ma non perché c'è una sincronia e un'unione perfetta. Guardate che è venuto
guerriero, cioè non le ho messe a posto, vi giuro che non le ho messe a posto e le tiro sempre su senza notare. Quindi la grande ricerca da giù, io salgo per andare dove ha la luce, il guerriero che cos'ha? La spada di luce in mano. E io mi fido della mia verità. E questi felicigione credo nella mia verità e porto la mia verità con la lealtà verso di me, vi dico sempre, non verso nessuno. Riprendete quel potere da fuori, riportatelo dentro, riportatevi quel potere dentro di voi, credete veramente in voi, credete, e con quella luce, con quella spada di luce andate avanti e procedete. Meraviglia. Sì, fantastico, veramente mi emoziona, Meraviglioso, mi ha emozionato. bellissimo, Tutto veramente, in questo momento è tutto assolutamente sincronico, no? Se ci pensate, assolutamente. meraviglioso. Sì, sì, Questa sì, luna legata a tantissimi pianeti veramente potenti, potenti, che ci parlano di armonia, ritornare a quell'armonia, a credere. Ora vi leggo il meraviglioso poema del guerriero. Io sono l'esploratore codificato dal guerriero giallo. Il mio numero è l'8 raddoppiato. La risonanza elevata armonica del 16. Io sono l'esploratore della matrice radiale per il potere dell'intelligenza. Io taglio l'ignoranza del mondo illusorio, seguendo i segni lasciati dal trasformatore dei mondi. Io vedo vie non ancora viste dagli altri. Il mio spirito impavido cancella gli ostacoli lungo il percorso, in modo che altri possano seguire sentieri di intelligenza, in crescita, indossando le insegne del quinto sole. Io traccio le orme dell'antico profeta, sino al tempio che racchiude la casa della notte cosmica. Io sono il pioniere del futuro. Tutti i sentieri io li apro ed investigo nel nome della scienza cosmica. A qualsiasi via il sentiero possa condurre, là vi sarà sempre un altro tesoro di conoscenza da conoscere da capo. Conoscere me è bandire la paura e vedere il vostro vero volto chiaro e luminoso. Quindi ricordatevi, nessuna paura, smettiamo di avere paura di noi, ma veramente fidiamoci. Quella grande conoscenza che fa parte di noi e apriamola, lasciamola passare e lasciamo che questo coraggio, questa fiducia in noi torni a fluire affinché quella spada ci porti esattamente dove dobbiamo andare. E molto spesso in questo momento è a casa del territorio. Grazie mille, vi voglio bene, grazie di ascoltarci. grazie. Axel, ti amo. Grazie della meravigliosa, wow, canalizzazione precisa, perfetta, come sempre, al millesimo laser. Bellissimo. Ma No, non poi sono io, sai che io no, sono è un chiaro, è tramite. chiaro. Ringrazio Loro tutti sanno tutto, tutte le tue guide, anche di più. molto più di tutti i 1000 libri, Esatto, ovviamente. assolutamente. No, poi fra l'altro questa sincronicità, che hai fatto bellissima con il leone, che parla proprio anche lui, no, di forza, di coraggio, di splendere della propria luce, e iniziamo questo ciclo, quindi proprio esattamente a cavallo con questa onda, è Sì, ciclo ma lunare, infatti anche stamattina astrologico. proprio ci pensavo, Donato, no, nel fatto che tu pensa ieri alla Luna in Leone, no, che aveva parlato di tutte queste cose, oggi il guerriero, no, che ce lo pensa che Esatto, meraviglia. No? si passa proprio A te dalla Donato, ti ascoltiamo con grazie. lo sentito. Sì, 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 facendo 'sta premessa appunto per allacciarmi poi nel dirvi che, appunto dalla luce diciamo notturna di quella che veniamo, quindi dalla luce, profonda del nostro inconscio che abbiamo attraversato nella onda passata numero 15, entriamo nell'onda numero
16, che anche qui molto sincronicamente, e non è per tutti i glifi, è proprio il numero, come leggeva poc'anzi Cinzia, del guerriero, che non è altro che doppio 8. E anche qui volevo soffermarvi dicendovi che l'8 è il glifo della stella, che è la stessa stella che andremo a incontrare al termine di questa onda. Ve lo dico perché, perché già come un po' accennato Shams, il guerriero non parla di guerre, quindi di armi che, come purtroppo noi intendiamo, bensì parla proprio della luce, cioè delle proprie armi, che sono in realtà appunto quella dell'intelletto, dell'intelligenza, quella della domanda, che sarebbe appunto il trovare delle soluzioni, il solve maker, cioè comunque qualcuno che trova e riesce comunque a bypassare tutte le trame, gli enigmi, e riesce a superare poi la paura che poi andrà a incontrare nella sfida con l'allacciatore dei mondi. Di fianco e il coraggio, ovviamente, il coraggio, perché il coraggio di essere poi anche qui non di battersi, ma in fierezza di mostrarsi e mostrare cosa brilla e cosa illumina il proprio cuore, quindi la propria natura ad alta, cioè proprio, come posso dire, a faccia scoperta e a testa alta, ecco, utilizzando la fierezza e non l'orgoglio, che per me sono ben diverse come cose. E quindi tutto ciò lo fa con il compagno alleato, che è anche qui molto sincronicamente esattamente la notte, che è il glifo da cui proveniamo nell'onda appena passata. Quindi la notte ci ha aiutato a rientrare dentro quel mare, quell'oceano di situazioni e di cose irrisolte che la nostra anima ha accumulato e continuiamo ad accumulare, anche se in una modalità inconscia, ecco. Quindi noi dobbiamo avere questo doppio lavoro, ecco, entrare in ciò che abbiamo accumulato con tutte le varie esistenze passate, e in più ehm, aiutarci piano piano a far emergere questi tesori, ci aiuta poi nello sviluppare, no, il sogno che andremo e vogliamo decidere e scegliere di vivere, perché la vita è un sogno, ok? Questo è il dream time, quindi tutto questo appunto per aiutare il guerriero a sviluppare un nuovo percorso e quindi distaccarsi dal consueto vivere complicato e modalità agguerrita. Viene appunto stimolato e incoraggiato dal trovare in realtà le armi dentro noi stessi, quindi quella paletta di colori che poi andremo a incontrare alla termine dell'onda, che non è altro che questa stella che libera ed esprime e illumina tutti i nostri colori. La notte appunto aiuterà in tutto questo, a sviluppare e a costruire il sogno del guerriero e viceversa, guidato ovviamente da se stesso e sfidato, come dicevo, dalla morte, cioè dal potere della morte, che non è altro che un allacciatore di mondi. La morte come campo unificante, quindi la morte alla stessa stregua della vita e dell'amore, se pensate, uniscono gli esseri umani, ok? Quindi non, cioè vincere la paura della morte per il Maya e per le popolazioni Maya, e non solo parlo di Maya galattici, è la conquista della vera libertà. Con la paura noi ci blocchiamo, è l'antitesi ovviamente dell'amore, e quindi che è uno degli strumenti, diciamo, principali del guerriero. Quindi se noi blocchiamo questa fonte di amore verso noi stessi, verso quello che ci piace, andare a scoprire anche là fuori, su sentieri diversi, noi non progrediamo. Noi dobbiamo dare questa possibilità di pareggiare i conti con la paura. Dobbiamo fare pace, come già diceva Shams,
con i nostri finti nemici, quelli del nostro inconscio, quelli che ci portiamo dietro appunto dal marasma di vite e vite, di esperienze, di fittizi o comunque utili anche nemici che ci insegnano di ritornare sempre a noi. Ecco, questo è il rapporto con la sfida e quindi il rinforzamento allacciatore dei mondi, proprio la possibilità di pareggiare i conti con questa più grande paura che unifica, purtroppo o per fortuna, perché comunque è anche un grossissimo stimolo, a mollare le redini, a tirare fuori gli attributi del guerriero. Ovviamente poi come simbolo, come archetipo occulto, la forza, anche qui, forza vitale del serpente rosso, che aiuta a trovare la forza interiore e nascosta, l'ingrediente nascosto, che come il serpente per natura si nasconde, deve anche qui riuscire a trovare l'alchimia che è tipica chiamatelo veleno, che poi è anche il veleno diventa un rimedio, diventa un antidoto, e qui il serpente ci dice di ritornare al nostro istinto, ritornare a cioè non a sopravvivere nel senso di adattarci o adeguarci a regole comunque esterne, ma crearne delle nostre che riescano a essere, come dire, coerenti con quello che è la nostra spinta, il nostro istinto e ciò che muove le nostre viscere, e quindi ad auto-iniziarci, perché poi il serpente ci parla di rosso, ci parla di inizio, di iniziazione a noi stessi e a una forza vitale che sale dal basso e cerca di raggiungere poi, no, quella che è la sua aquila, l'apice, diciamo, della Kundalini. Ok, ora questa, diciamo, la descrizione completa del guerriero, ecco, di quello che porta nella sua firma galattica. Andando avanti, domani incontriamo nel tono lunare numero 2, abbiamo lo stimolo e la forza di provare a considerare, mi vien da dire, ehm, e stare bene attenti, ecco, alzare questa antenna da terra per capire quali segnali si dipanano per noi, okay? Quindi navigando questi segnali noi sfidiamo questi elementi e questi segni, questi presagi, se volete, o comunque tutto quello che per noi non aveva un senso. Qua la Terra ci chiede di essere molto attenti, molto vigili nel considerare appunto la possibilità di evolvere e sincronizzarci con il linguaggio del pianeta, ok? Ed è molto importante, se vogliamo veramente lasciare quel sentiero solito, che ascoltiamo, iniziamo a ascoltare questa natura, cosa ci vuole dire. La natura della sincronicità, quindi il linguaggio universale, attraverso i numeri, attraverso i sogni, attraverso anche un uccello che passa in un certo momento, un animale che vediamo, qualsiasi cosa. Poi abbiamo il giorno 3, che è un'attivazione dello specchio, quindi la riflessione assoluta nel servizio di ciò che ci verrà mostrato in questo giorno, nel senso giorno, poi nel contesto generale, ecco, di questa onda sarà l'attivarci verso un ordine che sia congruo fra quello che riflettiamo e quello che e quello che proiettiamo, diciamo, in esterno. Quindi assorbendo tutti gli elementi mancanti di noi stessi, vedremo sempre di più che cos'è che non accettiamo di noi, in maniera anche abbastanza come posso dire, elettrizzante, ci verrà mostrato e comunque portata l'attenzione a questo ordine e questo infinito, come dire, riverbero che le persone, le situazioni ci rimandano per capire
esattamente che cosa ci vogliono dire di noi, quello che ci manca della nostra persona, okay? Quindi sempre al di là, oltre l'immagine riflessa e ci porta dentro lo specchio. È un portale molto grande. Poi dopo abbiamo il giorno 4, aiuto, ed è una tempesta, 199. E la 199 ci porta in realtà a ridefinire una modalità di e anche proprio sì, una modalità, un metodo che possa essere nostro, che ci possa aiutare a sgombrare il nostro sentiero, quindi pulire assolutamente tutto il caos che, ci blocca ancora verso la paura di rimanere dove sempre siamo stati. Quindi diamo una forma, diamo una misura, proclamiamo la nostra energia, al servizio di spianare la nostra strada e quindi, andare verso una profonda concentrazione di energia, di catalizzazione affinché cioè al servizio appunto, di un qualcosa di costruttivo. Una volta tanto la tempesta può fare anche qualcosa di buono, dai. Poi dopo andiamo verso il sole, finalmente. No, ma serve, tutto serve, si sa. Anche la distruzione ed è il trasformatore poi dei mondi, quello di cui parlava nel testo, fra l'altro, del poema galattico, lui va avanti dopo il trasformatore dei mondi che è la tempesta. Poi dopo appunto abbiamo la torre numero 5, incontriamo la torre intonante, che è molto importante, e Cinzia ce ne ha parlato tanto di questo 200, perché ha parlato di verità, quindi la verità del sole, che qua possiamo già iniziare ad emanare e a portare in radianza esterna, quindi la vita, tutte le informazioni che servono per sostenere un processo, illuminante, quindi nel senso di andare sempre verso di più alla coerenza della nostra verità interiore. Questo è il sole che è sempre un sole nero, un sole plutoniano, quello del sole Maya, quindi parte da dentro soprattutto e poi in esterno illumina, informa e dà la vita, il fuoco universale. Di qua lo irradiamo in totale splendore. Poi nel tono 6 abbiamo il drago, 201, e qui il drago ci porta a ritornare in armonia con quello che riceviamo e quello che doniamo, sempre nel discorso ovviamente della ricerca, nella ricerca in esterno, quindi qualcosa di molto difficile per il drago, di uscire comunque da quel sentiero barra caverna. Qui lo utilizziamo per esprimere e per uguagliarci a verità e nutrimenti esterni che non siano, diciamo appunto, come dire, i soliti consueti, ecco. È un drago abbastanza, organizzato questo, ecco, abbastanza, non molto timoroso, ecco, come solitamente è il drago. Poi dopo andiamo verso il tono 7, che qua risuoniamo con risonante nel riverbero della comunicazione del respiro, quindi c'è attraverso il respiro e la comunicazione dell'alto, cioè quindi del nostro spirito che ci guida, cerchiamo di tornare a ritrovare un contatto comunicativo, quindi una comunicazione che vada compresa dal profondo, come in tutti i toni 7 ci troviamo qua nel cuore dell'onda, quindi è un risuonare nella limpidezza, nella sincera anche pulizia del verbo, quindi il verbo non sporcato, il verbo spiritualizzato, il verbo comunque respirato e con l'intelligenza anche appunto dell'aiuto del guerriero parato, come dire, comunque molto, molto perspicace ma attento, ecco, attento nel comunicare, perché se no fai disastri ovviamente la lingua.
Poi dopo abbiamo la notte blu galattica da cui proveniamo, e qui abbiamo assolutamente esplorato quelle zone scomode, quello che nascondiamo sotto al tappeto, e lo abbiamo trasformato per integrarlo e costruire, come già dicevo, un metodo di intuizione che ci possa essere utile nella costruzione di ciò che sogniamo e di ciò che vogliamo vivere come sogno. Quindi trovare un'armonia, ritornare in armonia con quello che sogniamo, e creare un modello, un disegno, un ideale che sia integro assolutamente, in pace con quel marasma, diciamo, inconscio, tutti quei tesori che sono là, che noi invece ci fanno tanta paura e che nascondiamo sempre nell'armadio. Poi dopo abbiamo il tono 9, ed è il sole, scusate, il seme. Questa è la seconda torre, quindi si sale, da qua si sale verso l'alto e si torna alla matrice cosmica da cui tutto proviene. E qui infatti anche il seme, vedete, con il sole insieme al guerriero, torniamo al giallo, torniamo a capire che cosa sono le nostre ehm, le nostre doti reali, che cosa possiamo fiorire, quale bersaglio veramente scegliamo, e inseminiamo di nuovo quella grandissima pazienza, quella grandissima semplicità che denota e distingue questo glifo meraviglioso, che ci parla di pazienza, di pazientare, e comunque nello stesso tempo non vuol dire stare nel comodo e aspettare secoli là sotto per questo germoglio, ma bensì organizzare e realizzare già quanto quanto possiamo appunto già divenire, ehm, e quanto possiamo realizzare da questa micro seme, microscopico, piccolo. Tutto quello che possiamo diventare qui, siamo consapevoli, portiamo consapevolezza di poterci arrivare. Tono 10, poi 205, planetario, e torniamo a quello di cui vi ho parlato, del serpente. Quindi mostriamo tutta la forza e tutta comunque sì, tutto l'istinto e tutto come dire, il vigore, la passione che mettiamo in ciò che ci piace fare, in ciò che desideriamo raggiungere. ehm, e questo serpente appunto ci dà la forza di mostrarci esattamente in grado di poter portare a compimento questa grandissimo percorso che il guerriero sta avviando per non solo per se stesso, ma anche per la propria tribù e per le persone cui ama. Dopodiché, in quasi battuta finale, incontriamo infatti la sfida grande, il tono dissonante della difficile, dello spettrale, quindi tono 11, e andiamo, come dicevo, a pareggiare i conti con la paura più grande che ci blocca e che blocca il flusso dell'amore, e la possibilità di un ritorno, quindi a ad essere e a sentirci liberi da questa paralisi della paura di lasciare ciò che va assolutamente cambiato e va trasformato, perché questa è il significato profondo della morte, luminoso della morte, proprio trovare la forza di liberare assolutamente e pareggiare i conti ehm, con questa grossissima paura, per dissolvere poi questi grandi blocchi che ci portano tante volte a rinunciare a un nuovo che non conosciamo e ci fa paura, ma però è tanto di più e può essere tanto, tanto utile per la nostra trasformazione.
ed evoluzione. Tono 12, cristallo, mano blu, quindi realizzare e trovare gli strumenti per organizzare e progettare in maniera morbida e anche insieme all'intelligenza anche la conoscenza e la guarigione, quindi della mano, uniformarci e comunque utilizzare strumenti anche non nostri, cure e conoscenza che non ci appartengono, e qui aiutiamo a uscire le nostre e ad assorbirne di nuove, quindi tornare assolutamente a consacrarci nel condividere, ecco, nel fare girare tutte queste informazioni e queste nuove conoscenze che ci possono servire per unirci, quindi anche in questo. E poi niente, finale, come dicevo, la stella cosmica 208, e qui il guerriero raggiunge assolutamente la luce e la verità dell'amore che nascondeva per paura di perdere e di trasformarsi, comunque di uscire allo scoperto verso la conquista, anche se non mi piace tanto come termine, ma verso comunque l'appropriarsi di nuovi colori, di nuove modalità. Qui la paletta è utile e diciamo è al completo e può essere utilizzata come armi, quindi io vedo questo guerriero nel finale con un grandissimo pennello in mano, un grandissimo strumento di bellezza, di arte, che va a definire sempre di più il nostro disegno, il disegno che vogliamo e abbiamo scelto di vestire e di colorare per camminare il nostro stile, la nostra unicità in fierezza e comunque in luce di quello che siamo, in coerenza a quello che la nostra anima ha sempre cercato in tutti i modi di comunicarci, ecco. Quindi ritroviamo questa bellezza, questa arte che possiamo intendere come vogliamo noi, cioè arte può essere anche fare una torta, fare, capito, un piccolo dono a noi stessi, cioè può essere qualsiasi cosa, insomma, comunque che ci faccia stare bene, ci faccia tornare in armonia con quello che è la nostra natura. Perfetto, io spero che vi sia stata in qualche modo utile. Io purtroppo non ho qui con me la mia versione del poema galattico, però quello di Shams è assolutamente abbastanza, e mi raccomando, insomma, utilizzate tutti gli strumenti barra armi che noi, diciamo, utilizziamo solamente il più delle volte per difesa, ma in realtà possiamo utilizzare in maniera creativa, semplicemente mostrando che possiamo cambiare le cose senza la brutalità, ma con la bellezza, l'arte e le cose che comunque illuminano, diciamo, i sentieri, diciamo, così soggettivi. Grazie Moonchild della tua illuminazione Grazie. e lasciatevi portare da questa spada, seguitela e vi porterà esattamente con la sua luce dove dovete essere. Quindi buoni 13 giorni, buon percorso, grazie a tutti di ascoltarci, vi Buona vogliamo bene, serata. ciao Laura, ciao Alessandra, ciao a tutti, buonanotte, buon guerriero, ciao Esatto, a alto tutti. le nostre spade di luce. Un bacione a tutti, ciao. Assolutamente. Ciao tesoro. Ciao, 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 ciao Donato, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao.